Passato prossimo o imperfetto? Lo so, questo è un dubbio frequente tra chi studia l'italiano e spesso porta a commettere degli errori con questi due tempi verbali. Ma sono sicura che questi errori scompariranno dopo aver guardato questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vedremo 5 errori molto frequenti commessi da chi sta imparando l'italiano che riguardano passato prossimo e imperfetto e come vengono utilizzati. Vi darò prima di tutto una frase contenente un errore. Scopriremo insieme qual è l'errore, perché si tratta di un errore e vi spiegherò la ragione dietro questo e come evitarlo in futuro e come usare correttamente i due tempi verbali. Rimanete fino alla fine perché ripasseremo tutto insieme con un esercizio. Prima frase: ieri sono stata molto stanca e ho avuto mal di testa. Riuscite a trovare l'errore in questa frase? Allora, ce ne sono due in realtà. La frase corretta è: ieri ero molto stanca e avevo mal di testa. In entrambi i casi devo utilizzare l'imperfetto. Ma perché? La ragione principale è il fatto che sia la stanchezza sia il mal di testa sono stati e non azioni. Infatti, in italiano, l'imperfetto è il tempo che utilizziamo per descrivere nel passato, per descrivere proprio come erano le cose, stati fisici, emozioni, caratteristiche fisiche. La casa era grande, la festa era divertente. Tempo atmosferico, età, ora. Al contrario, il passato prossimo racconta cosa è successo. Dunque, azioni specifiche con inizio e fine precisi. Vediamo più esempi per chiarire questa differenza. Ieri ho comprato un libro e poi sono tornata a casa. In questi due casi devo usare il passato prossimo, perché sia comprare sia tornare sono azioni specifiche, concluse con inizio e fine. Sono entrambe successe ieri, iniziate e terminate. Marco era alto e aveva i capelli neri. In questo caso, invece, sto descrivendo l'apparenza di Marco, i suoi capelli, la sua altezza. Devo usare l'imperfetto perché non sono azioni, si tratta di una descrizione fisica. Maria è entrata nel negozio, ha scelto un vestito ed ha pagato. In questo caso utilizziamo il passato prossimo, perché si tratta di una serie di azioni completate una dopo l'altra. Quando sono uscita, pioveva e faceva freddo. Attenzione, in questo caso ci sono entrambi,
perché uscire è la mia azione, ma gli altri verbi fanno riferimento al tempo atmosferico che io descrivo e dunque quelli saranno all'imperfetto. Attenzione, apro una parentesi riguardo i verbi modali che si collega a questo errore. Con i verbi modali, usare l'imperfetto o il passato prossimo significa dare una sfumatura diversa a quello che stiamo comunicando. Vediamo queste due frasi. Non volevo andare alla festa. Non sono voluta andare alla festa. Sembrano uguali, ma non lo sono veramente. E io dico, non volevo andare alla festa. Parlo del mio stato mentale, come mi sentivo. Descrivo le mie sensazioni riguardo alla festa. Solo quello è quello che sto comunicando. Chi ascolta non sa se io poi sono andata alla festa oppure no. Ma se io dico non sono voluta andare alla festa, qui l'enfasi è sull'azione del non voler andare. La decisione è presa. Non ci sono andata, ho rifiutato l'invito. Notate la differenza? Ed è lo stesso con tutti gli altri verbi modali. Non potevo andare alla festa. Descrivo il mio stato di impossibilità. Non sono potuta andare alla festa. Effettivamente non ci sono andata per impossibilità. È successo. Azione. Com'è andata? Passiamo al secondo errore. Vediamo un po' la frase. L'estate scorsa andavo in Spagna 3 volte. Sono sicura che abbiate trovato l'errore qui. La frase corretta è l'estate scorsa sono andata in Spagna 3 volte. Ma perché? Dunque, utilizziamo in italiano l'imperfetto per esprimere abitudini, cose che facevamo con una certa frequenza nel passato, oppure azioni ripetute un numero imprecisato di volte. C'è la ripetizione, ma non sappiamo esattamente quanto spesso. Sempre, spesso, ogni giorno, più generico. Invece, utilizziamo il passato prossimo quando possiamo contare il numero preciso di volte in cui un'azione si è verificata. 1 volta, 3 volte, 100 volte, ma il numero è preciso. Ecco perché l'estate scorsa sono andata in Spagna 3 volte. Questo è un errore frequente perché molti studenti pensano, ok, è successo più di una volta e quindi devo usare l'imperfetto. E invece no, se possiamo contare quante volte è effettivamente successo. Da bambina andavo sempre al mare con i miei genitori. In questo caso ho bisogno di utilizzare andavo, l'imperfetto, perché andavo sempre ci fa capire che si tratta di un'azione regolare, un'abitudine, anche se non sappiamo esattamente quante volte. Quando lavoravo in centro, prendevo il treno ogni giorno. Ogni giorno indica una routine, ma non un numero specifico, e dunque devo utilizzare l'imperfetto. Ieri mattina mi sono svegliata alle 6 e ho fatto
colazione. Ieri mattina, momento specifico. Le azioni sono successe una sola volta, in quel giorno preciso, e dunque passato prossimo. Quest'anno ho visto quel film 2 volte al cinema. Numero preciso, determinato, di volte. Tutto chiaro? Fin qui? Spero di sì. Nel caso vogliate ripassare tutte queste regole, vi ricordo che potete passare dal nostro sito web learnamo.com, dove pubblichiamo l'articolo completo con tutte le informazioni menzionate nel video, ma anche degli approfondimenti, e alla fine dell'articolo ci sono anche gli esercizi di ripasso, esercizi interattivi, e il podcast da scaricare e ascoltare quando volete, dove volete. Se aprite il sito e vi sentite persi, potete andare nella sezione lezioni e digitare le parole chiave di quello che vi serve nella barra di ricerca, così sarà più facile trovare l'articolo di cui avete bisogno. Proseguiamo con il terzo errore. Mentre ho studiato, ascoltavo la musica. Qual è l'errore in questo caso? La frase corretta è: mentre studiavo, ascoltavo la musica. Attenzione! Mentre introduce sempre un'azione in corso. È proprio intrinseco al significato della parola mentre. E dunque il verbo dopo mentre è sempre all'imperfetto. Non ci sono eccezioni. Però, attenzione, ricordate, il verbo dopo, quindi nell'altra frase, nella frase principale, da cui la frase con mentre dipende, bene, quel verbo potrà essere o all'imperfetto o al passato prossimo. Solo quello, non il verbo subito dopo mentre. In che senso? Facciamo chiarezza. Possiamo avere o la struttura mentre più imperfetto e poi un altro imperfetto, e in questo caso stiamo comunicando che si tratta di 2 azioni contemporanee, oppure abbiamo la struttura mentre più imperfetto e poi passato prossimo. In questo caso significa che un'azione in corso è interrotta da un evento improvviso. Quindi potete usare una struttura o l'altra in base a quello che volete comunicare, ma il punto chiave è che dopo mentre bisogna usare solo l'imperfetto. Vediamo qualche altro esempio. Mentre Lucia cucinava, suo marito apparecchiava la tavola. Mentre più imperfetto, altro imperfetto. Le 2 azioni avvenivano contemporaneamente. Nessuna interrompe l'altra. Mentre camminavo nel parco, ho visto Sofia e il suo fidanzato. Camminare, in questo caso, è un'azione in corso che segue proprio mentre. Ma questa azione quindi era in corso, stava succedendo, e poi cosa è successo? Un'altra azione, quella di vedere, l'ha interrotta. Mentre dormivo è suonato il telefono. Stessa cosa. L'azione del telefono che suona ha interrotto il mio sonno. Passiamo ora agli ultimi 2
errori che in realtà riguardano entrambi il verbo essere. Attenzione a come utilizzate il verbo essere, all'imperfetto o al passato prossimo. Vediamo un po' questa frase. Quando mi hai chiamato, sono stata in palestra. Dov'è qui l'errore? Vediamo la forma corretta. Quando mi hai chiamato, ero in palestra. Ma perché? Questo errore riguarda l'uso di essere per indicare stato in luogo, ma attenzione appunto al tempo da utilizzare. Essere all'imperfetto indica un periodo prolungato, permanenza, quindi la presenza fa da sfondo. Insomma, per intenderci, risponde un po' alla domanda dove vivevi o dove ti trovavi. Al contrario, il verbo essere al passato prossimo indica quasi esclusivamente una visita precisa in quel posto, un viaggio concluso. Attenzione, quindi un viaggio, una gita, ma conclusi e molto specifici. Risponde di solito alla domanda hai mai visitato? Dunque, perché in questa frase devo usare l'imperfetto? Anche se io non vivo in palestra, effettivamente. Devo usare l'imperfetto perché non si tratta di una visita, di un viaggio concluso in palestra. No, si tratta comunque di una permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo. E la mia presenza fa quasi da sfondo. Ero in palestra. Sfondo. Vediamo altri esempi perché questa differenza è molto sottile. Nel 2018 ero a Roma. Studiavo filosofia. In questo caso ho bisogno di usare ero a Roma perché io stavo studiando in quella città. Non era un viaggio concluso, era un periodo prolungato di residenza. Il fatto di essere a Roma fa da sfondo allo studio, ma nel 2018, a maggio, è stata a Roma con suo marito. In questo caso non c'è studio, non c'è lavoro, non c'è un periodo prolungato di permanenza. C'è un viaggio concluso in quell'anno e dunque devo utilizzare il passato prossimo. Vale, come vi dicevo, per tutti i viaggi. Sono stata in Giappone 2 anni fa, magari. Non è vero, è un sogno. In ogni caso, si parla di un viaggio specifico e concluso. L'estate scorsa sono stata in Grecia per 2 settimane. Stessa cosa. Viaggio specifico e concluso. Dal 2015 al 2020 ero a Milano per lavoro. Attenzione a questa frase. Ho sottolineato che vivevo a Milano per lavorare, di conseguenza è un periodo prolungato di residenza, devo utilizzare il verbo all'imperfetto. Ero a Milano, permanenza. Ma fate molta attenzione a questa frase. Diremo dal 2015 al 2020 ero a Milano per lavoro, d'accordo? Perché stiamo parlando del verbo essere, ma con altri verbi, in questa frase specifica, dal momento che abbiamo un tempo circoscritto dall'inizio alla fine, con tutti gli altri verbi useremo il passato prossimo. Dal 2015 al 2020 ho vissuto a Milano per lavoro. Dal 2015 al 2020 ho lavorato per Gucci a Milano. Inizio e fine. Proseguiamo sempre con il verbo essere e la sua differenza se coniugato all'imperfetto o al passato prossimo, soprattutto per le valutazioni.
Vediamo un po' questa frase. Qual è l'errore? È stata una bella giornata, così sono andata al mare. La frase corretta è: era una bella giornata, così sono andata al mare. Ma perché? Devo dire, questo errore si trova soprattutto quando utilizziamo questo tipo di frasi, come vi dicevo poco fa, per fare valutazioni. Si usa soprattutto con parole come giornata, gita, viaggio. Dunque, qual è la differenza se io dico era una bella giornata, è stata una bella giornata? Era una bella giornata all'imperfetto descrive il tempo o comunque l'atmosfera come sfondo. E di solito la frase non termina qui, ma è seguita da un'azione. Era una bella giornata, così sono andata al parco. Era una bella giornata, però siamo rimasti a casa. Perché, appunto, se dico solo era una bella giornata, è veramente solo lo sfondo che sto preparando per un'eventuale azione. Cosa succede invece se io dico è stata una bella giornata? In questo caso sto dando una valutazione conclusiva dell'esperienza. La giornata è conclusa e sto dicendo se si è conclusa bene o male. Un po' a livello di tempo, ma soprattutto a livello di cose fatte, esperienze. Sabato scorso sono andata a Milano con le mie amiche. È stata una giornata fantastica. Non sono più a Milano, quindi azione conclusa, e sto dando le mie valutazioni conclusive. È andata molto bene. Era una giornata fredda e piovosa. Così siamo rimasti a casa. In questo caso non voglio dare valutazioni, sto soltanto creando lo sfondo per l'altra azione. Quindi devo usare l'imperfetto. Era una giornata fredda e questa è stata la ragione perché noi siamo rimasti a casa. Il concerto è stato incredibile. È stata un'esperienza indimenticabile. Sto valutando un evento concluso. Tutto chiaro? Avete potuto comprendere questa differenza e tutte le altre? Fatemelo sapere nei commenti. Adesso non andate via perché c'è un esercizio per voi. Prima volevo solo ricordarvi che se ancora non avete scaricato il nostro regalo, potete farlo a questo link. Si tratta di un libricino, appunto, chiamato Perché si dice. In questo libricino ho raccolto alcune espressioni italiane che hanno a che fare con gli altri paesi, ad esempio, perché si dice le montagne russe o valere un Perù o fumare come un turco. E vi racconto appunto l'origine di questi nomi e di queste espressioni. È completamente gratuito, è stato un regalo, infatti il nostro regalo di Natale per tutti i Lernamici, per ringraziarvi del vostro affetto e di tutti i vostri commenti, email, messaggi che ci inviate ogni giorno. Quindi potete scaricarlo cliccando su questo link che trovate anche in descrizione e poi fatemi sapere qual è la vostra espressione preferita. Detto questo, è il momento di vedere l'esercizio. Si tratta di un testo con degli spazi bianchi e voi dovete coniugare i verbi tra parentesi o al passato prossimo o all'imperfetto. Ieri, essere, una giornata speciale. Quando mi svegliare, essere, le 8 di mattina. E fuori,
esserci, il sole. Mi, sentire, riposato e di buon umore. Alzarsi, fare, colazione e uscire di casa. Mentre camminare nel parco, incontrare un mio vecchio amico. Lui portare una maglietta blu e sembrare molto contento di vedermi. Decidere di prendere un caffè insieme. Al bar esserci molta gente. Perché essere sabato. Noi parlare per quasi 2 ore. Mi raccontare che l'anno scorso andare in Giappone 3 volte per lavoro. Lo so, è un testo un po' lungo, prendetevi del tempo per pensarci. Se avete bisogno potete mettere in pausa il video. Io intanto vi ricordo che se avete questo tipo di dubbi in italiano, una soluzione veramente efficace non sono le app, non sono solo i libri, ma è parlare con i madrelingua. Parlare con persone vere e competenti che possono interagire con voi, possono spiegarvi dove sbagliate, possono offrirvi la versione più naturale di quello che state dicendo. Ecco perché vi suggerisco di scegliere uno dei pacchetti di italiano intensivo che l'Ernamo vi offre. Si tratta di pacchetti di lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. Con il passare del tempo vi sentirete sempre più a vostro agio con loro. Loro diventeranno i vostri confidenti, i vostri amici. E così avrete la possibilità di sbagliare con loro. È giusto che sia così, solo così potete imparare. Quindi visitate questo link e vi ricordo che potete svolgere le lezioni letteralmente quando volete, anche nel fine settimana. Detto questo, siete pronti per vedere le soluzioni? Andiamo! Ieri è stata una giornata speciale. Sto facendo una valutazione ad azione conclusa, a evento concluso. Quando mi sono svegliata, azione, erano le 8 di mattina. Ora, e fuori c'era il sole. Descrizione. Mi sentivo riposato e di buon umore. Descrizione dello stato d'animo. Mi sono alzato, ho fatto colazione e sono uscito di casa. Azioni singole, una dopo l'altra, dunque passato prossimo. Mentre camminavo nel parco, dopo mentre sempre imperfetto, ho incontrato un mio vecchio amico, azione puntuale che interrompe quella in corso. Lui portava una maglietta blu, descrizione della sua apparenza, del suo aspetto, e sembrava, emozione, molto contento di vedermi. Abbiamo deciso di prendere un caffè insieme, singola, azione. Al bar c'era molta gente, descrizione, perché era sabato, sfondo, descrizione. Noi abbiamo parlato per quasi 2 ore, inizio e fine molto chiari. Mi ha raccontato, azione singola, che l'anno scorso è andato in Giappone 3 volte per lavoro. È andato, passato prossimo, perché c'è 3 volte, numero di volte preciso. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di sapere quante ne avete fatte
correttamente. Se questo video vi è piaciuto, vi suggerisco di dare un'occhiata a un altro video molto importante che riguarda il verbo essere e il verbo avere. Vi aiuterà a capire quando usare uno, quando usare l'altro in italiano. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere anche nei commenti se commettevate questi errori e sono sicura che d'ora in poi non li commetterete più. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.